templi incredibili immersi nella giungla, spiagge tropicali da sogno e una cultura unica. Oggi vi do almeno 5 motivi per visitare la Cambogia. Ok, so che ancora molti di voi non sanno neanche dov'è la Cambogia ed è un bene. Questo è uno dei motivi per cui dovreste affrettarvi a venire a visitarla. La Cambogia si trova nel sud-est asiatico, incastrata fra la Thailandia, il Vietnam e il Laos a nord. La Cambogia è un piccolo mondo a parte, fatto di bellezza, di contrasti e di storie da raccontare. Un piccolo mondo in cui il tempo si è fermato, in cui sono ancora vive tradizioni antiche e valori antichi. In passato invece la Cambogia era il cuore pulsante dell'impero Khmer, una delle civiltà più grandiose e potenti di tutta l'Asia. E il loro più grande capolavoro è qui alle mie spalle ed è il motivo numero 1 per cui dovreste visitarla. Angkor. E Angkor non è soltanto il complesso dei templi più grande del mondo, ma è una vera e propria città grandissima, antichissima, risale a più di 1000 anni fa. E per farvi un paragone, Angkor era più grande di qualsiasi città europea dell'epoca. I suoi templi si espandono fino ai confini con la Thailandia e il tempio principale è questo qua, Angkor Wat. Sulle sue mura sono riportate tutte le battaglie e le gesta dell'esercito Khmer. Angkor Wat fu fatto costruire dal re Suryavarman II e fu dedicato al dio indù Vishnu, ma a partire dal XII secolo fu gradualmente convertito a tempio buddista. Avete presente uno di quei posti che magari vedete 1000 volte nelle fotografie, nei documentari, ma poi ci andate davvero e rimanete senza fiato? Ecco, questo è uno di quelli. La sua architettura è un misto di simbolismo indù e buddista. Infatti, per esempio, le guglie di Angkor Wat ricordano il monte Meru, che nella tradizione indù rappresenta la montagna sacra. A riconoscerne la bellezza e l'importanza storica anche l'UNESCO, che nel 1992 l'ha inserito nel patrimonio per l'umanità. Ma Angkor non è soltanto un simbolo potentissimo di identità nazionale, tant'è che è riportato anche sulla bandiera del paese, ma è anche meta di pellegrinaggio di tantissimi Khmer da tutte le parti del paese, così importante per la loro cultura che vogliono visitarlo almeno una volta nella loro vita. Ma non solo Angkor Wat, anche altre centinaia di templi meravigliosi, come Angkor Thom e il Bayoan, con le imponenti facce del re scolpite nella pietra, un tempo centro politico e religioso di un impero potentissimo. O il Nait Pon, che letteralmente significa serpente dalle code intrecciate, che è situato al centro di una laguna tempestata di fiori di loto bellissimi, che fungeva da ospedale in quanto, secondo la credenza induista dell'equilibrio degli elementi, si pensava che bagnandosi in queste acque si potessero avere dei benefici curativi. E ragazzi, non soltanto storia incredibile, ma anche un po' di cultura pop, perché questo è probabilmente il tempio più iconico di Angkor, il Ta Prohm, e sicuramente avrete visto da qualche parte almeno una foto di queste radici incredibili che invadono le mura del tempio. E proprio per la cultura pop qui è stato girato il film con Angelina Jolie, Tomb Raider, che io ovviamente non ho visto.
Ragazzi, credetemi che a girarsi per questi templi così, specialmente con questo deserto di turisti, sembra veramente di vivere un'avventura. Senti? Il suono della natura? Volevo farvi la gag di parlare da dentro il buco nell'albero lì, come fanno tanti turisti, vengono a farsi la foto nel buco, però purtroppo attualmente la mia panzetta e le mie chiappette non me lo consentono. Ovviamente ci sarebbe tantissimo da parlare sulla storia di questi templi e prossimamente dedicherò un video interamente ad Angkor, dandovi anche dei consigli utili, ovviamente secondo il mio punto di vista, su quando venire ai templi, quanti giorni dedicare alla visita dei templi e anche alla modalità di visita, perché ci sono tante possibilità e anche di questo c'è tanto di cui parlare. Quindi se siete interessati, magari potete iscrivervi al canale e, perché no, mettere anche un mi piace. Venire nel sud-est asiatico e non visitare Angkor è un po', che ne so, come uno che viaggia in Europa e non va a visitare l'Italia. E forse anche peggio. Quindi venite a Angkor, fatelo per voi, è un posto incredibile, venite a visitarlo con una guida ufficiale che vi racconterà la storia incredibile che c'è dietro questo posto, vi racconterà tutte le curiosità e vi mostrerà i posti migliori per fare delle fotografie indimenticabili. Se avete bisogno di contatti per delle guide, per delle strutture, non vi peritate, chiedete pure, scrivetemi nei commenti e io sarò molto felice di darvi delle indicazioni. Ma in Cambogia il mare c'è o non c'è? E certo che c'è, ed è un vero e proprio paradiso tropicale. Un paradiso che non ha niente da invidiare ai paesi limitrofi, come la Thailandia per esempio. Spiagge bianche chilometriche, acqua cristallina e una natura lussureggiante. Le mete principali sono le due isole di Koh Rong e Koh Rong Samluem, che sono collegate benissimo alla terraferma, alla città di Sihanoukville con traghetti e barche veloci. Su queste due isole ce n'è per tutti i gusti veramente. Koh Rong, che è quella più grande, ha un'atmosfera moderatamente più festaiola e comunque conserva anche tanti posti in cui godersi questo paradiso in santa pace. Mentre Koh Rong Samluem è molto piccola, si gira a piedi ed ha, diciamo, un'atmosfera totalmente rilassata. Su Koh Rong e Koh Rong Samluem comunque troverete strutture per ogni tasca, dai resort quelli più pettinati fino ai bungalow sulla spiaggia e nella giungla. Una cosa molto importante, prima di imbarcarvi per le isole, fate un po' di scorta di contanti perché sulle isole appunto non troverete bancomat e la carta di credito è accettata veramente in pochissimi posti. Durante la stagione secca, che va da novembre a maggio, il mare è un vero e proprio paradiso e il tempo è perfetto. Il che rende queste due isole una meta perfetta per le vostre vacanze al mare invernali del 2025. Quindi ragazzi, preparate le valigie, riempitele di camicie hawaiane e prenotate il vostro viaggio al mare per l'inverno 2025 in Cambogia. Ragazzi, il motivo numero 3 e quello che fa veramente la differenza è la gente locale, i cambogiani, ovvero gli Khmer nella lingua locale. La gente qui è veramente spettacolare e più si esce dalle grandi città e si va verso i villaggi e più la gente diventa accogliente e generosa. Perché qua in Cambogia la condivisione è tutto, è proprio radicata nella cultura. È per questo che dico che viaggiare in Cambogia
è un po' come viaggiare anche nel tempo. Qua il senso di comunità è ancora vivo come lo era da noi tanto tempo fa. Ci si aiuta, ci si supporta e il cuore pulsante della comunità ovviamente è la famiglia, sempre numerosa, in cui ogni membro si prodiga per supportarla. Si nutre il massimo rispetto per i nonni, le persone più anziane, e l'accoglienza verso il visitatore, verso lo straniero è sempre toccante. Non potete capire quante volte mi sia capitato di camminare anche per la strada e di essere fermato, di essere invitato a un tavolo per mangiare qualcosa, per bere qualcosa o per fare due chiacchiere. Per questo dico che per godere appieno della Cambogia bisogna grattare un po' la superficie e magari affidarsi a qualcuno che faccia da ponte tra il visitatore e la gente locale. Ponte che ovviamente nei grandi tour organizzati manca, in cui si punta a visitare soltanto le attrazioni turistiche principali, ed è anche naturale. Chi ha la fortuna di poter condividere del tempo con le persone locali non potrà mai dimenticarlo. Per esempio ho tanti amici che sono venuti a trovarmi e che sono tornati in Italia con le lacrime agli occhi, lacrime di gioia ovviamente per aver conosciuto delle persone fantastiche. Insomma, in lingua locale Jet La O e Smo Trong, che significa gentili e onesti. Sono questi i due aggettivi che meglio identificano i cambogiani. E il motivo numero 4 per venire a visitare la Cambogia si ricollega direttamente a quello che vi accennavo nell'introduzione, cioè che veramente molte persone non sanno neanche dove si trovi la Cambogia. Non è molto conosciuta a livello turistico, è assolutamente fuori dalle rotte del turismo di massa, il che rende possibile al visitatore di vivere ancora delle esperienze assolutamente autentiche. Il motivo dell'arresto dello sviluppo di questo paese in tutti i suoi campi è la guerra civile che dal 1967 ha afflitto il paese. Guerra civile che è culminata con la presa del paese da parte degli Khmer Rossi, che hanno perpetrato uno dei più grandi crimini contro l'umanità mai commessi, ovvero il genocidio della popolazione cambogiana. Ma oggi questo giovane paese è in rapido sviluppo e ha tanta voglia di rivalsa. E come vi dicevo, è ancora possibile vivere delle esperienze autentiche grazie ad una tradizione antica che ha ancora un peso importante nella vita di tutti i giorni. Ma la Cambogia non è soltanto templi e spiagge, ma ci sono tantissimi altri luoghi interessanti che vale la pena di visitare, e questa cosa ci collega direttamente al motivo numero 5, ovvero quello dell'avventura. A partire da qui vicino a Siem Reap, per esempio, c'è Phnom Kulen, la montagna sacra, che è anche la culla dell'impero Khmer, tra l'altro, con le sue cascate fantastiche e la sua natura rigogliosissima. Ci sono le altre province, come quella di Koh Kong, ci sono i Monti Cardamomi con la loro giungla impenetrabile, dove è possibile fare delle escursioni, fare del trekking, dormire nella giungla. Ci sono le regioni del nord di Mondulkiri e di Ratanakiri, dove durante le escursioni è possibile venire a contatto con delle tribù autoctone e delle minoranze etniche. C'è la possibilità di fare anche delle escursioni sul Mekong, uno dei fiumi più grandiosi e importanti del mondo, escursioni durante le quali è possibile avvistare anche delle specie rare come i delfini di acqua dolce dell'Irrawaddy. Per i più temerari e avventurosi c'è la possibilità di girare con motocross, con il quad, per raggiungere i punti più inaccessibili. Insomma, ce n'è veramente per tutti i colori. Venite a visitare la Cambogia, venite a viverla con le persone meravigliose che la popolano. Qua vivrete delle esperienze uniche e autentiche. Io spero che il video vi sia piaciuto.
Vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima.